Ciao a tutti! Oggi in questo video vi mostrerò come riuscire ad ottenere tante piccole piantine di melograno partendo semplicemente da un frutto. Quindi la prima cosa che dovrete fare sarà scegliere un frutto bello maturo, proprio come questo, e per capire se lo è basterà guardare la parte esterna. Quindi quando lo vedrete di un rosso acceso e molto intenso, allora vorrà dire che il frutto avrà raggiunto un grado di maturazione adeguato e che quindi all'interno ci saranno dei semi che saranno pronti proprio per generare le nuove piantine. Guardate, è perfetto in ogni sua parte. Una volta scelto il frutto sarà sufficiente prendere un coltello e aprirlo a metà, così, semplicemente incidendolo, stando attenti ovviamente a non farvi male. Diviso il frutto, prendete una delle due metà e separate anche questa, così. Abbiamo così ottenuto uno spicchio, che è praticamente un quarto, di melograno, quindi basterà adesso sgranare letteralmente i semi. Guardate, è davvero facile, basta aprirlo in questa maniera e tirarli fuori. E lo fate sino a che non li avrete estratti tutti. Ed alla fine otterremo questi, ovvero dei semi pronti per essere messi a dimora nel terreno, tra l'altro una gran quantità e direi anche di ottima qualità, infatti lo si vede dal colore scuro che hanno. I semi sono ricoperti da una patina gelatinosa, questa dovrà essere asportata prima che vengano messi nel terreno, quindi inizialmente troverete un seme così, basterà prenderlo e schiacciarlo letteralmente con le mani, quindi usate le dita in questo modo, e asportate semplicemente con una pressione tutta la parte gelatinosa che c'è fuori e vi ritroverete un seme così. Pulire i semi contemporaneamente è davvero molto semplice, basterà con le mani schiacciare letteralmente i semi contro il piatto, così come sto facendo io. È un'operazione che richiederà pochissimi minuti. Quindi, una volta che avremo pulito il seme, passeremo da questa condizione a quest'altra, ovvero che differenza c'è? In questa c'è una polpa e un involucro che potrebbero impedire o comunque rallentare la nascita e la crescita della piantina, a questa condizione che in realtà è invece di un seme completamente pulito con nessun tipo di impedimento per la piantina che dovrà nascere. Preparare il terreno che ospiti i semi di questa pianta è davvero molto semplice, infatti il melograno non è una pianta che esige particolari tipi di terreno, basterà procurarsi della torba di buona qualità che abbia degli elementi nutritivi abbastanza buoni e questa sarà sufficiente. Quindi riempito il vaso col terreno sarà sufficiente prendere i semi e andare a fare questa operazione, cercare di spargerli in modo uniforme su tutta la superficie che abbiamo a disposizione. Ecco qua, così. Una volta fatto questa operazione sarà sufficiente interrarli, così. Andate ad affossare letteralmente i semi nel terreno, così. Ecco qua. E poi ricoprite. Ok. Una volta terminata la semina, prendete un vaporizzatore e bagnate il terreno. Fate in modo che questo sia completamente impregnato di acqua. Ed ora non resterà altro che aspettare che le piantine spuntino. Passati circa 20 giorni potremo notare che i primi germogli iniziano a spuntare dal terreno, guardate. Hanno iniziato a mettere le testoline fuori. Passati altri 2 giorni potremo notare che le foglioline si sono sviluppate davvero in modo eccellente, guardate, e addirittura all'interno ci sono già le altre che stanno iniziando a crescere. Dopo circa 2 mesi e mezzo dallo spuntare dei primi germogli potremo notare che il vaso si è completamente riempito di piante e addirittura queste hanno già iniziato a creare le foglioline con le caratteristiche della pianta adulta, guardate, sono fini, lunghe e lucenti. Possiamo quindi procedere con lo spostare le piantine, quindi metterle nei singoli vasi, in modo che praticamente il crescere di una non vada ad interferire sul corretto sviluppo delle altre. E dopo circa un anno dallo spuntare della piantina, otterremo questo, ovvero una pianta più o meno alta 30 cm che esteticamente è davvero molto bella ed apprezzabile. Infatti, se notate, le foglie sono di un verde scuro acceso, molto intenso, guardate. Questa pianta, una volta che sarà cresciuta, potrà raggiungere anche parecchi metri di altezza. La bellezza di questa pianta è il fatto che non ha bisogno di particolari cure e d'inverno può stare tranquillamente all'esterno, quindi se avete un balcone o se avete un giardino potrete metterlo tranquillamente lì. Questa è nata utilizzando i semi di un melograno piccolino. Guardate, la differenza tra
una nata da un melograno piccolo e una nata da un melograno tradizionale, è davvero visibile all'occhio. Sono state piantate tutte e due lo stesso giorno, ma guardate la differenza di altezza e di dimensione delle foglie. Come potete notare, si vede a vista d'occhio che una è il doppio dell'altra. Quindi io vi consiglio, se voi avete un piccolo spazio, quindi un piccolo giardino o un balcone e volete semplicemente una pianta che abbia funzioni ornamentali ed estetiche, allora provate a piantare questa tipologia. Se invece volete raccogliere proprio i frutti e mangiarli, optate per questa. In queste immagini potrete osservare quali siano i fiori del melograno. Sono di un vermiglio acceso, sono davvero molto belli ed ornamentali e vi assicuro che dal vivo sono spettacolari. Inoltre potrete anche osservare tutte le fasi di sviluppo da fiore a frutto. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di carino. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, dategli anche un'occhiata. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.